First of all, David, thank you very much for coming here and for your presentation. My pleasure. First question maybe is, what do you think about this type of event, which is surely not very typical? I don't know if you ever participate in an event like this. Well, thank you, Bernhard, for the invitation as well. You're right, I speak at lots of conferences around the world, and I was last week in Iran, I'm next week in South Africa, but nothing quite like the Italia Risk Forum, partly because of the lovely location, partly because of the very interesting people, but I think really the speakers make it because it was so unusual to have that combination of somebody talking about neuroscience and somebody talking about making pasta and somebody talking about changing his lifestyle choices, along with the more traditional approaches to risk. And I think what that does is highlights the fact that risk management is a life skill. It's not just for business, it's not just technical, it's important for raising our children, for planning our careers, for thinking about our life goals and how we achieve them. It's also, and something I've been doing recently, important outside the organization at the level of society and the national level. So everywhere we're faced with uncertainties that matter, but the risk approach, risk-based thinking, helps us to deal with them. And I think this was a very unique gathering of risk specialists. It was in line with your message of total risk management, no? I think so. This is maybe having here a person international like you are. Do you have some suggestion to our entrepreneurs here in Italy? What do you think could be a good suggestion to give to our companies here in Italy? Thank you. I think clearly entrepreneurship is about taking risk, and you have to take the right risks safely. So if you take too much risk, then you crash the company, you lose everything. Like the wine. Yes, exactly. Not one glass too many. If you take too much risk, everything is lost. If you take not enough risk, you play it safe, then you can't be truly entrepreneurial, innovative, creative. So the question is how much risk is right. And for that we need to know three things. One is how much risk can I take? Do I want to take? Can I cope with? Risk capacity. The second is how much risk have I got? Your risk exposure. And then the third is how much risk is appropriate for each situation, which is your risk assessment. So I think risk-based thinking for entrepreneurs is really important, but to take this idea that risk is positive as well as negative. So of course we're aware of the things that could go wrong, but we must also think about the positive things that would help us to achieve our goals, to increase value, to be more competitive, more innovative as a result of taking risk. So I would say to Italian entrepreneurs, take more risk, but make sure you're taking the right risks. And to do that with your eyes open, thinking about the risk and being intentional, and always having a focus on the goal. For me, risk-taking is like sailing a boat. Some people think it's like taking a train, that you have a rail which is the plan, and we're going to follow the plan, and we stop at the stations and we end at the goal. But for me it's like sailing a boat. You set off and the wind blows and the waves come and you're blown off course, and you have to keep changing direction but always with an eye on the goal. And I think that having a risk-based approach to understand where we're being driven off course but always seeing the goal is really important. So I think risk-based thinking is the only way to be a true entrepreneur. Again, thank you very much for everything, and I hope we see each other next year at the Italian Risk Forum. That will be wonderful. Thank you very much. Thank you very much. Ciao. Grazie per avermi invitato a essere parte di questo evento. Which I'm very much looking Italian forward Risk to. Forum. And I want to share with you some ideas Condividere con voi alcune idee che spero vi aiutino a comprendere come pensiamo al rischio, e c'è stata già una fantastica introduzione e presentazione a questo soggetto. Io vorrei vedere, mi interesso già da molto tempo per la gestione del rischio, ho incominciato quando ero un ragazzino, no scherzo, però se vedo che ridete so che sta facendo una buona traduzione. Stavo aspettando di vedere se qualcuno rideva, sì, anche lei sta ridendo bene. Quindi
mi occupo di gestione del rischio da molto tempo e mi ha sempre interessato per due motivi. La prima, e il primo motivo, è che la gestione del rischio funziona davvero, e la gestione del rischio davvero fa la differenza tra il successo e il fallimento, perché noi pianifichiamo per il successo, abbiamo dei piani che dicono questo è quel modo in cui noi raggiungeremo i nostri obiettivi e se noi seguiamo quel piano avremo successo, ma qualcosa avviene, qualcosa che non faceva parte dei piani, qualcosa per cui non eravamo preparati, non avevamo pianificato e quel qualcosa rende per noi molto difficile raggiungere gli obiettivi pianificati originariamente, le cose che avvengono, che non stavamo pianificando, per cui non eravamo preparati, quelle cose sono i rischi. Quindi la nostra capacità di vedere arrivare quelle cose, prevedere le cose che potrebbero avere un effetto sui nostri obiettivi, fa la differenza tra il successo e il fallimento. Quindi io sono molto interessato alla gestione del rischio perché aiuta le persone ad avere successo, ci aiuta ad avere successo a livello personale, a livello di progetti, a livello di business e anche a livello nazionale. Quindi, per esempio, ho lavorato con il governo greco per la ristrutturazione dell'economia greca utilizzando un pensiero basato sul rischio. La settimana scorsa ero in Iran, volevo aiutare il governo iraniano a pensare come gestire questa era dopo le sanzioni, utilizzando sempre i concetti relativi al rischio. Ci sono tantissimi esempi in cui possiamo utilizzare questo approccio per avere più successo a qualsiasi livello. Vorrei parlare di qualcosa che noi in inglese chiamiamo le 4 P, non sarà ovviamente la stessa cosa in italiano perché delle differenze linguistiche, ma insomma vediamo di cosa possiamo parlare oggi. Vorrei cominciare con qualcosa chiamato gestione della qualità totale, che è una tecnica che voi conoscete molto bene, conosciuta bene da chi conosce il mondo del project management, non perché vorrei parlare della qualità invece che del rischio, ma perché ci sono alcuni argomenti da cui possiamo apprendere molto e per la gestione migliore del rischio. Quindi vorrei parlare in primo luogo dei problemi principali nel modo in cui le persone affrontano la gestione del rischio e poi vorrei vedere che cosa possiamo apprendere dalla gestione della qualità totale per gestire in maniera più efficace i rischi. Quindi vorrei dire agli organizzatori che non sta funzionando lo schermo, se qualcuno può venire ad aiutarmi in modo che io possa vedere senza dovermi girare continuamente. Vorrei cominciare parlando della gestione della qualità totale. Quello che le persone non sanno su di me è che, nonostante io sia risk doctor e mi occupi di gestione del rischio, prima che io imparassi cose sul rischio, ho imparato cose sulla qualità. Quindi sono diventato uno specialista di qualità, sulla qualità, prima di diventare il consulente per il rischio. E in questo modo ho dovuto pensare a come migliorare la qualità. E la gestione della qualità è una storia molto lunga, che è incominciata più di 100 anni fa, durante il mondo dell'ingegneria, dove abbiamo appreso come rendere i nostri processi più efficaci, poi ha avuto un progresso durante il tempo fino ad oggi, dove abbiamo altre tecniche come ad esempio il Six Sigma e il Lean. E in questa fase, un grande salto in avanti è stato la gestione della qualità totale, dove ci sono stati alcuni guru, alcuni insegnanti che hanno parlato di gestione della qualità. Questo è quello che io ho seguito, sono nome Philip Crosby, quindi io sono una persona che ha veramente la qualifica per parlare della gestione totale della qualità secondo le idee di Crosby. Quindi l'obiettivo è quello di passare da questo tipo di controllo alla gestione della qualità totale e lui è riuscito a creare un tipo di ponte tra due diverse aree. Io adesso non voglio parlare troppo della gestione della qualità, ma vi farò la seguente domanda: che cos'è la gestione della qualità totale, in modo che io la possiamo poi confrontare con la gestione del rischio e vedere che cosa possiamo apprendere dalle due. Quindi invece di chiederlo a voi che cos'è la gestione della qualità totale, lo chiediamo a qualcuno che lo sa bene, ovvero il Chartered Quality Institute, che ha una definizione e che potete andare a
guardare anche sulle fonti per sapere di più. Che cos'è la gestione della qualità totale? È una filosofia per la gestione dell'organizzazione volta a soddisfare i bisogni e le aspettative con efficienza ed efficacia. Quindi è un modo di pensiero anche, un modo di pensare, ma dice anche che non è un sistema, non è uno strumento, è un processo. Quindi la gestione della qualità non riguarda le cose che facciamo, ma piuttosto come pensiamo. Noi dobbiamo pensare in termini di qualità, dobbiamo essere consapevoli della qualità. Le cose che abbiamo appreso dalla gestione della qualità totale è che la qualità è una caratteristica di ciò che noi siamo, noi incorporiamo in noi stessi la qualità, quindi io sono la qualità nel mio lavoro, nella mia famiglia, nella mia azienda, ovviamente anche nella mia natura, nel mio carattere. Quindi vediamo che è una filosofia, è un modo di pensare, non è un sistema, non è uno strumento, non è un processo. E per quanto riguarda la gestione del rischio, cosa possiamo apprendere dalla gestione del rischio che sia confrontabile o simile alla gestione della qualità? In primo luogo dobbiamo avere una definizione della gestione del rischio. Per alcune persone la gestione del rischio è uno spreco di tempo e io invece dico alle persone che devono stare attente perché sì, è un mondo molto difficile da fuori, molte cose potrebbero andare male e noi dobbiamo stare attenti. Ovviamente possiamo fare molto meglio di così. La gestione del rischio infatti ci offre un modo di guardare al futuro incerto. È un radar che guarda in avanti, che scannerizza il futuro, che dice cosa c'è là fuori, che sta arrivando verso di me, che potrebbe interessarmi, avere un effetto su di me, e noi possiamo vedere che cose che sono molto lontane e vedere che si avvicinano. E questa è l'idea della gestione del rischio, cioè che noi scannerizziamo il futuro incerto, guardiamo le cose che arrivano, le vediamo quando sono lontane, questo ci dà il tempo di pensare e di rispondere in maniera intenzionale invece di reagire, diciamo, con il nostro peso, con una reazione molto istintiva. Da parte del nostro cervello inferiore, il modo in cui rappresenta il modo in cui noi reagiamo in maniera istintiva. E queste reazioni istintive non sono considerate, non sono intenzionali, non sono sempre il modo migliore per rispondere a uno stimolo. Ma se noi possiamo vedere le cose che arrivano in anticipo, abbiamo l'opportunità di pensare, di incominciare ad attivare un'area riflessiva, attivare anche altre aree del nostro cervello e capire come rispondere, avere il tempo, non reagire in maniera istintiva. Quindi questo è quello che deve fare il risk management per noi e la gestione del rischio già da tempo è conosciuta, è una tecnica stabilita, già ben definita, la vedrete nei diversi manuali di project management, delle linee guida sul project management, negli standard ISO, tutti la conoscono e naturalmente tutto bene, no? Non ci sono problemi, non ci sono, tutti i rischi sono gestiti, tutti i progetti e tutte le aziende hanno successo, noi raggiungiamo sempre i nostri obiettivi tutto il tempo, no? Non è così? Forse no. Se guardiamo questa ricerca pubblicata dallo Standish Group che monitora la performance dagli anni 90, hanno diviso le performance dei progetti in 3 gruppi. Il primo gruppo, rappresentato dai progetti che sono andati male, l'altro invece che sono andati perfettamente bene, e poi ci sono, diciamo, un gruppo di progetti che hanno incontrato delle sfide dove sono stati raggiunti alcuni obiettivi ma non tutti. E quindi questo grafico descrive che non ci sono stati grandi cambiamenti negli ultimi 20 anni. In realtà ancora abbiamo un 20% di progetti che falliscono del tutto e il resto ha successo oppure incontra delle sfide. Quindi le cose non è che si siano poi migliorate, non sono poi migliorate così tanto, ma la gestione del rischio ci può aiutare. Come? Come può aiutarci ad avere più successo nei nostri progetti, nelle nostre aziende? Che cos'è la gestione del rischio? Come dovrebbe aiutarci? Perché ovviamente i progetti e le aziende sono rischiose e dobbiamo ovviamente assumerci dei rischi anche con i nostri clienti per raggiungere degli obiettivi e il risk management ci aiuta a gestirli sia all'interno delle nostre aziende che fuori. Poi è qualcosa che ci permette di essere proattivi
fare le cose in anticipo invece che aspettare di vedere che cosa succede e reagire a quello che avviene, ci dà il tempo per pensare, ci dà uno spazio per gestire le cose in anticipo e concentrarci sulle cose più importanti da affrontare. Quindi la gestione del rischio si suppone deve aiutarci, ma i progetti e le aziende continuano ancora a fallire. Quindi cosa stiamo sbagliando? Cosa stiamo facendo di sbagliato? Qualcosa nel processo della gestione del rischio? C'è un qualche problema nella teoria della gestione del rischio? C'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui noi applichiamo concretamente la gestione del rischio? Io vorrei suggerirvi che non è nessuna di queste cose. La gestione del rischio fa vedere che ci sono 3 cose a cui le persone si affidano e che pensano che se queste 3 cose sono soddisfatte i rischi verranno evitati. Noi le chiamiamo le 3 T perché le parole incominciano tutte con la stessa lettera. Allora, vediamo la prima T. La prima è la T di techniques, cioè di tecniche, ovvero l'abilità di fare completamente il processo. Quindi come facciamo un brainstorming, come costruiamo un registro dei rischi, come li strutturiamo all'interno del progetto. Noi ci affidiamo a delle tecniche che sono sicuramente fondamentali, però noi ci affidiamo anche agli tools, agli strumenti, agli software, ai modi in cui li utilizziamo per gestire il rischio, per registrare il rischio. Pensiamo che se noi utilizziamo questi strumenti tutto andrà bene. La terza T è la T di training, di formazione, in modo che noi insegniamo alle persone come utilizzare tecniche e strumenti, e ovviamente tutte queste cose sono cruciali, ma non sono sufficienti. Molte organizzazioni credono che se si compra un software, se si sviluppa un processo, se si formano le persone, allora tutto seguirà in maniera naturale e andrà benissimo. Queste cose sono necessarie, ma non sufficienti. Ognuna di queste cose deve essere presente, ma non è sufficiente per far sì che la gestione del rischio funzioni. C'è qualcos'altro che manca, e la cosa che manca è la quarta T. E credo che sia la cosa che possiamo apprendere dalla gestione della qualità totale. Ricordate quello che avevamo appreso sulla gestione della qualità totale. Non è un sistema, non è uno strumento, non è un processo, non è una delle 3 T, quindi abbiamo imparato che la gestione della qualità è una filosofia, è un modo di pensare, e lo stesso vale per la gestione del rischio. Quindi la gestione del rischio non è un sistema, non è uno strumento, non è un processo. La quarta T che le persone non ricordano, a cui non pensano quando si parla della gestione del rischio, nella pratica è il pensiero, la T di thinking. Pensiero, dobbiamo pensare al rischio, pensare in termini di rischio così come le persone pensano in termini di qualità. Quindi il pensiero diventa molto importante, il modo in cui pensiamo al rischio. Questo avrà un effetto su come noi poi lo gestiremo il rischio concretamente. Il project management ovviamente e il risk management ci aiuteranno, ma dobbiamo strutturare il modo in cui noi mettiamo in pratica questo. Il rischio è quello di avere un concetto limitato, una comprensione limitata del rischio, e in questo modo avremo una gestione inefficace del rischio che non funzionerà. Quindi dobbiamo fare qualcosa per avere il modo giusto di pensare al rischio. Quindi come dovremmo pensare al rischio? Come pensate voi al rischio? In che termini? Quando vi dico la parola rischio, a che cosa vi viene in mente? A cosa vi fa pensare? Quale parola vi salta in mente? Per molte persone vengono fuori queste parole, ad esempio problemi, passare del tempo, perdere del tempo a gestire i rischi perché mi devo preoccupare di cose che non succederanno mai, è un costo ulteriore che non era stato originariamente pianificato o che io non avevo pianificato per il mio progetto, per la mia azienda, preoccupandomi di qualcosa di cui in realtà non mi interessa. E molte persone credono che la gestione del rischio ci ostacoli nel fare impresa, e perché si pensa che le persone che hanno a che fare con il rischio dicano no, tu quella cosa lì non la puoi fare, quindi è un ostacolo all'impresa. Quindi questo è il modo in cui molti pensano al rischio, ma questo ovviamente influenzerà il modo in cui voi reagirete al rischio, il vostro comportamento verso il rischio. C'è un modo migliore però di pensare al rischio, un punto di vista che io chiamo nell'ottica delle best practice, delle migliori prassi, ovvero il rischio può essere visto anche in questi modi. Il rischio ci dice quello che dobbiamo sapere che noi attualmente non sappiamo, è molto utile. Cosa possiamo
possiamo vedere sul radar che non abbiamo ancora visto? Ci dice quello che dovremmo fare, che noi non stiamo attualmente facendo, quali azioni dobbiamo aggiungere alla nostra attitudine, al nostro comportamento attuale per gestire le cose che ci sono davvero là fuori. È un sistema di allarme precoce che ci dà il tempo sufficiente per rispondere invece di reagire, ci permette di prendere le decisioni giuste, è un facilitatore delle aziende, ci permette di essere più competitivi, di fare di più con meno e alla fine si spendono dei soldi per risparmiarne più avanti. Quindi è un investimento. Questo è un modo di vedere la gestione del rischio molto diversa, non è un modo di vedere in maniera preventiva, protettiva, ma è un modo più positivo, un'attitudine più positiva verso il rischio. E se noi pensiamo al rischio in questo modo, nella maniera delle best practice, allora saremo in grado di avere un diverso atteggiamento e comportamento verso il rischio. Esploriamo adesso questa parte un pochino di più, un pochino meglio. Questo è il modo in cui noi comprendiamo il rischio. Spesso vediamo il rischio come una cosa molto negativa, dove noi ci sentiamo completamente inadeguati, qualcosa che mi schiaccerà, qualcosa che renderà la vita molto difficile. A volte pensiamo al nostro lavoro come a questo ragazzo qua, questo è un lavoro vero in Corea del Nord, questa persona ha l'obiettivo di essere praticamente l'obiettivo, il mio lavoro è quello di essere l'obiettivo di prendermi dei colpi in faccia. Quindi è una persona che vede ovviamente delle cose molto negative nel futuro, cose non ben definite, ma sa esattamente che quello che prenderà gli farà male. Questo non è esattamente il modo di pensare al rischio, ci sono altri tipi di rischio. E sicuramente negli esercizi che avete fatto stamattina, e anche so che vi siete anche divertiti questa mattina, probabilmente avete affrontato il rischio nella maniera che io voglio delineare. Allora, il rischio, definiamolo, è una incertezza. La risposta è che sì, ma non sono la stessa cosa. Il rischio non è la stessa cosa dell'incertezza. Ci sono milioni di rischi nell'universo, ma a noi non interessano tutti. Quello che dobbiamo fare è comprendere quali sono le incertezze che contano. La maggior parte delle incertezze nell'universo non è importante, non conta. Quindi pioverà allora domani pomeriggio? Non ci interessa, è un'incertezza che non conta. La maggior parte delle incertezze là fuori noi non ce le scriviamo nel nostro registro dei rischi, non ci pensiamo neanche, non cerchiamo un modo per rispondere a esse, noi dobbiamo solamente pensare alle incertezze che contano, dobbiamo solo decidere quali sono quelle alle quali dovremmo rispondere, reagire e dobbiamo parlare con le nostre persone delle incertezze che contano. Ma come sappiamo quali incertezze contano? L'unica incertezza che conta è quella che influenzerà, colpirà i nostri obiettivi. I rischi sono definiti solo in relazione ai nostri obiettivi e lo vediamo anche nelle definizioni più formali di rischio. Ad esempio il fatto che le incertezze sono appunto in queste definizioni collegate agli obiettivi, gli obiettivi per esempio nello standard ISO 31000-2009 vediamo che dalla definizione molto chiara il rischio è l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi, quindi si vede questo collegamento in maniera molto chiara, ma questa definizione dello standard ISO viene ancora più ampliata su quali incertezze contano. C'è una nota a piedi pagina che dice che l'effetto è una deviazione da ciò che è atteso, che può essere sia positivo che negativo. Ci dice che ci sono due tipi di rischio, quindi rischi cattivi, negativi, cose che se avvenissero ci avrebbero un effetto negativo su di noi, queste sono minacce, ma ci sono anche rischi positivi, buoni, incertezze che se avessero luogo avrebbero su di noi un effetto positivo e creerebbero opportunità. E non è solo l'ISO, lo standard ISO che lo dice, che dice qualcosa di strano o inusuale, ma è confermato da altre definizioni, per esempio da quella del Project Management Institute,
che qua in Nord Italia ha un capitolo molto importante, ha una sezione molto importante, so che c'è anche qui a Reggio Emilia, e questa è la definizione del PMI, di rischio, ancora una volta che collega le incertezze con gli obiettivi, riconoscendo che ci sono incertezze buone, positive e negative, e quindi abbiamo inserito alcune parole qui in questo spazio vuoto. Il PMI dice che il rischio è un evento incerto o delle circostanze che, se avvengono, hanno un effetto sull'obiettivo, ma questo effetto può essere sia positivo che negativo, quindi o positivo o negativo. Abbiamo un concetto che ha due facce del rischio, e questo è molto importante che noi ci pensiamo, perché il modo in cui pensiamo ha un effetto sul modo in cui noi ci comportiamo. Se pensiamo che i rischi siano sempre solo negativi, allora il nostro comportamento sarà quello di evitare, prevenire, ridurre il rischio. Ma se riconosciamo che alcuni rischi possono essere utili, allora il nostro approccio sarà quello di accettarli, impegnarci, affrontare il rischio, sfruttarlo per creare dei benefici per i nostri progetti e per le nostre aziende. Quindi il nostro comportamento sarà molto diverso sulla base di come pensiamo. Questo è fondamentale, è importante per noi. Se pensiamo a quali impatti contano, agiamo in maniera diversa, guardando i rischi come qualcosa che ci può aiutare e differenziandoli da quelli che invece possono colpirci, avere un effetto negativo su di noi. Questi devono essere guardati, visti in anticipo e gestiti in maniera proattiva, non in maniera reattiva. Quindi questo significa che la gestione del rischio, sia a livello di pensiero che di comportamento, non deve riguardare solamente la prevenzione dei problemi potenziali, quindi far sì che le cose smettano di andare male, ma si tratta anche di distinguere certamente le incertezze che potrebbero avere effetti negativi, ma anche identificare i benefici potenziali e far sì che questi avvengano per cogliere le opportunità invece che solamente evitare le minacce. Quindi, ok, dobbiamo sì far sì che le cose smettano di andare male, ma anche far sì, aiutare finché le cose vadano bene. Credo che questo ci offre una visione diversa del mondo in cui pensiamo all'incertezza. Nelle parole che sono venute fuori nelle vostre storie quest'oggi c'erano parole che riguardavano la rabbia, la paura, l'ansia. Tutte queste sono parole collegate a problemi potenziali che devono essere evitati. Ma dove sono l'eccitazione, le possibilità di rinnovazione per il futuro, per la creatività, per fare qualcosa di nuovo? Queste cose sono altrettanto incerte e sono altrettanto importanti, e noi le possiamo affrontare grazie a un pensiero volto alla gestione del rischio. Quindi un pensiero limitato produce una gestione del rischio non efficace, ma un pensiero accurato può produrre una gestione del rischio corretta. Dobbiamo pensare in maniera corretta al rischio, e questo cambierà il modo in cui lo gestiremo. Dobbiamo avere un'azione più bilanciata degli effetti positivi e negativi. Chi lo deve fare? Chi se ne occupa? Chi si occupa di gestire il rischio nelle nostre aziende, nei nostri progetti? Noi pensiamo a volte che sia il ruolo di qualcun altro, quello di occuparsi della gestione del rischio, forse il risk manager. Io vorrei suggerirvi qualcosa di un po' diverso. Se pensiamo a un'organizzazione in termini di obiettivi, gli obiettivi ci sono ovviamente all'interno di un'organizzazione sulla base di diversi livelli. Quindi se pensiamo all'organizzazione come una gerarchia di obiettivi, vediamo che nella parte superiore abbiamo un livello strategico, la vision dell'organizzazione, poi vediamo che abbiamo degli obiettivi intermedi a livello funzionale, di programmazione, e poi un livello di delivery, di realizzazione di tattiche importanti per i nostri processi, eccetera. E ogni singolo livello deve essere gestito da qualcuno. Ogni livello ha un effetto, viene colpito dall'incertezza. Quindi sappiamo che appunto i rischi sono incertezze che hanno un effetto sugli obiettivi, ma dobbiamo vedere appunto diversi obiettivi e le diverse incertezze. Dove abbiamo il livello strategico avremo dei rischi strategici, dove avremo dei
gli obiettivi in termini di programmazione, avremo dei rischi collegati alla programmazione, dove abbiamo un livello più operativo o di progettazione, avremo dei rischi collegati alla progettazione o a livello operativo. Quello che sappiamo è che il rischio riguarda tutti. Se siete manager, CDA, dirigenti, dovrete avere una visione volta al rischio a livello strategico. Se sarete dirigenti di livello intermedio, sarete occupati dai rischi concernenti i progetti. Ma la gestione del rischio, il rischio riguarda tutti. Quindi, oltre a pensare all'organizzazione come gerarchia di obiettivi, possiamo anche pensare all'organizzazione come gerarchia di responsabilità. E nell'organizzazione ideale, ogni livello di obiettivi corrisponde a un diverso livello di responsabilità. Quindi vediamo che a livello strategico gli obiettivi sono gestiti dai top leader, dai manager. A livello intermedio gli obiettivi sono gestiti dal middle management, dirigenti di livello intermedio. E la parte diciamo inferiore di obiettivi è gestita da gruppi operativi. Allo stesso modo in cui gli obiettivi sono correlati a queste persone, così come le responsabilità, allo stesso modo lo sono i rischi. Quindi il rischio non riguarda solamente tutti, ma deve anche essere gestito da tutti. Questo significa che la gestione del rischio non è solamente qualcosa che riguarda il risk manager. La gestione del rischio per voi, tanto quanto è per me, è per tutti. Se avete un obiettivo, allora ci saranno anche dei rischi. Io ovviamente ho degli obiettivi nella mia azienda, nel mio progetto, nella mia vita. Questi sono i miei obiettivi. Se questi sono i miei obiettivi e sono ovviamente oggetto di incertezza, allora ci saranno dei rischi e quelli sono i miei rischi, i rischi che possono avere effetto sui miei obiettivi. Se questi sono i miei rischi, io li devo gestire, perché non sono importanti per nessun altro se non per me. Sono importanti per me perché possono avere un effetto sui miei obiettivi. Quindi tutti sono proprietari della gestione del rischio, non è un compito specializzato solamente per alcune persone. Questo è un modo diverso di pensare al rischio e ovviamente questo avrà anche un effetto sul nostro comportamento verso il rischio. Non sto pensando al rischio come a qualcosa per specialisti, ma io comprendo che la gestione del rischio è anche responsabilità mia e in questo caso farò qualcosa per questo, quindi avrà degli effetti sul nostro comportamento. Quindi vorrei concludere con alcuni pensieri, collegandomi a quello di cui avevamo parlato all'inizio, la gestione della qualità, per arrivare a un pensiero basato sul rischio. Se noi ci interessiamo al rischio, cosa possiamo apprendere da chi si occupa di qualità? Abbiamo parlato di una qualità, di una tecnica inizialmente che si chiamava gestione della qualità totale, che ha trasformato il modo in cui si pensava alla qualità nelle organizzazioni in tutto il mondo. Forse potremmo pensare a qualcosa che si chiama gestione del rischio totale, che potrebbe trasformare il modo in cui noi gestiamo il rischio nelle nostre organizzazioni. Potremmo avere quindi una rivoluzione che si basa sulla gestione del rischio totale, così come c'è stata una rivoluzione per la gestione della qualità totale anni fa. Che cosa ci dice la gestione della qualità totale? Ci dice che la qualità non è quello che fai, ma è come pensi, e quindi le persone dovrebbero essere consapevoli della qualità e responsabili per la qualità indipendentemente dal proprio lavoro, dalla propria funzione. La qualità deve essere integrata in ogni processo, non verificata